Anche se potrebbe sembrare che in questi giorni non ci siano stati eventi di rilievo, in realtà molte notizie sono passate inosservate e quella appena passata è stata effettivamente la settimana dei mecha. E prima di scoprire a cosa mi riferisco potete supportare la serie con i vostri Skell. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Suigi, celebre nella comunità online per aver conquistato record in 4 delle 5 categorie dedicate a Super Mario 64. Tali categorie includono il completamento del gioco raccogliendo un determinato numero di stelle, rispettivamente 0, 1, 16, 70 e tutte 120 le stelle. E pochi giorni fa, il 17 novembre, Suigi ha ottenuto l'ultimo record che gli mancava, diventando il primo speedrunner al mondo a detenere il record in tutte le categorie e affermandosi come il massimo esperto di Super Mario 64. Sul fronte dei titoli più attesi, Nintendo Switch potrebbe presto accogliere 2 grandi arrivi. Primo fra tutti la remaster di The Legend of Zelda The Wind Waker, che recentemente è apparsa nel catalogo di un rivenditore russo, lasciando presagire un imminente annuncio ufficiale. E non ci poteva essere tappabuchi migliore da includere alla line-up della console prima del suo pensionamento. L'altro titolo è invece lo stesso che è stato al centro dell'attenzione nell'ultimo Direct, ossia Metroid Prime 4 Beyond. Nintendo ha infatti aggiornato la descrizione del gioco confermando che sarà disponibile presto su Nintendo Switch nel 2025. E anche se non confermato ufficialmente, è chiaro come il titolo sarà evidentemente cross-gen e sarà quindi il primo gioco Metroid del prossimo hardware. Dicembre si avvicina e come ogni anno si terranno i The Game Awards per celebrare i migliori videogiochi in varie categorie, tra cui il prestigioso titolo di gioco dell'anno. È interessante notare come quest'anno le regole siano state modificate per includere anche DLC e remaster nelle competizioni, probabilmente a causa della crescente popolarità di questi contenuti e della diminuzione dei nuovi grandi titoli. E va constatato quanto sia stato triste che tali regole non siano entrate in vigore l'anno scorso, quando avrebbe potuto partecipare un futuro riconquistato, il miglior DLC con il miglior finale di sempre della miglior trilogia di capolavori di sempre. Dopo il record di vendite di Nintendo Switch, un leak molto attendibile rivela che Nintendo si starebbe preparando per il lancio del nuovo hardware con un numero di unità previste al lancio di 2,5 volte superiore a quella dell'originale Switch del 2017. In realtà non si tratta nemmeno di una cifra così sorprendente, considerando che il numero di copie del primo modello al lancio ammontavano a poco più di 2 milioni di unità, il che significa che al debutto di Switch 2 ne dovrebbero essere disponibili circa 7 milioni. E questa strategia sembra mirare a evitare i problemi di disponibilità che afflissero il primo modello. Ma passiamo ora all'imminente invasione dei mecha della serie Xenoblade, che presto saranno nuovamente disponibili sul mercato. Quando si parla dei gadget più famosi del secondo capitolo della saga, si pensa subito alle splendide action figure di Pyra, Mitra e Cosmos, distribuite da Good Smile Company, un'azienda giapponese rinomata per la produzione di action figure di alta qualità. Esiste tuttavia un altro prodotto meno conosciuto ad opera del rivenditore Kotobukiya, che si dedica principalmente al mercato giapponese. Questo gadget dedicato all'artificio Siren, che includeva anche un manuale con dettagli inediti sulla lore del gioco, verrà rivenduto al prezzo di $85. Esso venne infatti rilasciato a novembre del 2018, poco dopo il lancio di Torna, dove l'artificio ha avuto un ruolo di primo piano. Dopo il boom di vendite, 4 anni dopo, a luglio del 2022, ci fu un restock che si esaurì rapidamente anche quella volta. Sembrava impossibile reperire ulteriori pezzi fino ad oggi, quando Kotobukiya ha annunciato un nuovo restock previsto per maggio del prossimo anno, nel 2025. Ma non è tutto, sfruttando l'ondata di hype per l'arrivo imminente della remaster del gioco, è stata annunciata anche la ristampa di Formula, uno degli scale di Xenoblade Cross, sebbene non sia stata ancora comunicata la data di uscita, ma vi terrò informati nel caso dovessero emergere ulteriori dettagli. E a proposito di Xenoblade Cross, c'è una notizia sorprendente riguardo il peso del gioco. La versione digitale per Wii U occupava infatti 22,8 GB, mentre la prossima remaster con grafica migliorata, che include anche un epilogo inedito, ne pesa solo 15, quindi quasi 8 GB in meno rispetto all'originale. In realtà non è la prima volta che una riproposizione di un gioco Wii U pesi meno su Switch, forse grazie a tecniche avanzate di compressione o più probabilmente per via dell'abilità
tecnica di ottimizzazione software di Monolith Soft, che dimostra sempre la sua maestria nel campo. Mentre Nintendo Store è già pieno di sconti per il Black Friday, anche sul mio canale Telegram vi terrò aggiornati sulle migliori offerte di Amazon e potete entrare per non perdervi le offerte più vantaggiose. Anche questa settimana si è conclusa. Nei prossimi giorni ho intenzione di terminare la pubblicazione dei video dedicati a Mario e Luigi, fraternauti alla carica. Se non volete perdervi gli ultimi aggiornamenti, potete seguirmi su tutti i miei social con i link che trovate in descrizione, in particolare su Instagram, dove pubblico le ultime novità o gli anniversari. Ad esempio, pochi giorni fa, il 20 novembre, ha compiuto 21 anni Xenosaga Reloaded, una riproposizione esclusiva giapponese del primo episodio dell'omonima serie. In sovrimpressione potete vedere i miei ultimi contenuti. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!